Ben trovato, io mi chiamo Flavian e benvenuto in questo spazio dove parliamo di astrologia come strumento di guida nella nostra vita. In questo video vi parlerò degli eventi astrologici del mese di maggio 2023 per l'ascendente Capricorno, ma come dico sempre, se volete avere un'idea più olistica di quello che le stelle vi riservano, vi consiglio di ascoltare il segno zodiacale del vostro ascendente, se lo conoscete, di quello del Sole e della Luna, ma l'ascendente come sempre resta sempre quello più importante. Quindi per il Capricorno, ascendente, Sole e Luna in Capricorno, il mese di maggio è un mese ricco di eventi, ok? C'è Mercurio che torna diretto nel segno del Toro, c'è un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione, Giove che dopo 12 anni entra nel segno del Toro, Marte anche lui cambia segno ed entra nel segno del Leone, il Sole invece entra in Gemelli e Venere nel segno del Cancro. Ma vediamo un po' più nel dettaglio cosa ci riserva il mese di maggio. Il mese inizia con Mercurio retrogrado nel segno del Toro nella vostra quinta casa fino al 15 di maggio. Per cui con Mercurio qui vi spinge a fare dei cambiamenti per quanto riguarda i figli o qualcosa in relazione ai figli, se ne avete, e magari ci sono dei ritardi o dei blocchi anche mentali che ti impediscono di avanzare, magari per una mancanza di soldi, oppure avete un progetto che riguarda i figli e Mercurio retrogrado porta dei ritardi, dei cambiamenti, oppure se non avete dei figli, Mercurio vi spinge a rivedere degli hobby che magari avete abbandonato nel passato e che ritornerete a praticare qualcosa che amate, che vi dà un senso di gioia e di libertà, ok? Per esempio può essere ballare o qualsiasi altra attività anche creativa. Se invece avete uno spirito più imprenditoriale, e di certo ai Capricorno non manca, qui Mercurio potrebbe farvi ripensare a un vecchio progetto, a una vecchia idea di business, che vi connette al tempo stesso con una passione che avete, dove c'è un elemento di creatività. In ogni caso è bene avere pazienza e analizzare bene le cose, specialmente fino al 15 di maggio, quando Mercurio riprende il suo moto diretto e piano piano le cose iniziano a tornare alla normalità, ad andare nella direzione giusta, le idee anche iniziano ad essere più chiare e vi dà il via libera per muovervi nella direzione giusta, ok? Dico piano piano perché Mercurio sarà ancora invisibile, sarà nell'ombra ancora per circa 2 settimane e che vi richiederà un po' più di pazienza, ma ecco, le cose si risolveranno. E tenete conto che Mercurio qui vuole preparare il terreno per quando Giove entrerà nella vostra quinta casa, per cui è bene approfittarne adesso e rimettere le cose in sesto, ok? Il 5 maggio invece avremo un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione, nella vostra 11ª casa. Questo potrebbe indicare il bisogno di apportare dei cambiamenti nell'ambito sociale e della rete di persone che sono intorno a voi, o c'è bisogno di abbandonare un gruppo di persone o qualche amicizia che esce dalla tua vita, magari che è un po' tossica, ok? Scorpione. E se ciò avviene è
è qualcosa che era predestinato, ok? Che non ha più ragione di esistere nella vostra vita, anche perché c'è il bisogno di creare spazio a nuove amicizie che possono arricchirti la vita, ok? Può anche significare il bisogno o il desiderio, 11ª casa, di voler appartenere a una nuova comunità e che all'improvviso ti viene tolta questa possibilità, ok? E se ciò accade è perché, come dicevo, in realtà non ha più motivo di esistere, perché delle nuove opportunità sono in arrivo, ok? Le eclissi sono sempre degli eventi predestinati che lasciano poco spazio al nostro libero arbitrio, ma allo stesso tempo potrebbe essere anche una grande idea, un obiettivo a lungo termine, un sogno che avevi da tempo e che con queste eclissi all'improvviso cambi idea, cambiano o cambi il modo di vedere le cose. Non hai più lo stesso sogno, gli stessi progetti a lungo termine e quindi lasci spazio a qualcosa di più allineato con la persona che sei. E anche se ci può essere un po' di paura, perché magari ci hai lavorato tanto e adesso ci stai ripensando, è importante di seguire il proprio cuore e di utilizzare o ascoltare il vostro intuito. In un altro senso, magari qualcuno può aiutarti ad aumentare o massimizzare i tuoi profitti se sei un imprenditore o aiutarti ad avere uno stipendio migliore, ok? Magari ricevere una promozione e quindi ricevi uno stipendio superiore a prima. L'11ª casa riguarda anche il fratello o sorella maggiore, per cui non sarebbe male assicurarsi che stanno bene, perché l'eclissi potrebbe toccarli direttamente o qualche evento potrebbe verificarsi e cambiare qualcosa nella loro vita. Ma ecco, tutto può variare in base al proprio tema natale, specialmente se avete pianeti sull'asse Toro-Scorpione o degli altri segni fissi, Acquario e Leone, intorno al 15° grado. Ma ecco, bisognerebbe analizzare il tema di ognuno. In ogni caso, questo è un evento karmico con il nodo sud della Luna coinvolto e tutto quello che può succedere, come ho detto per gli altri segni, è perché c'è il bisogno di rimetterti sulla buona strada, perché il passato non ha più ragione di esistere nella vostra vita. E tenete presente che un'eclissi si può sentire anche un mese prima, per cui potrete già aver sentito gli effetti dall'inizio del mese di aprile e può durare anche fino a 18 mesi per completare il ciclo, ok? Il 7 maggio invece Venere entra nella vostra 7ª casa delle relazioni, dove potrete ricevere più attenzioni dal vostro partner e viceversa. E le relazioni diventano più armoniose e c'è più desiderio di affezione, per esempio. Per qualche single invece c'è anche l'opportunità qui di iniziare una nuova relazione, perché no? Ve lo auguro. Ma il più grande evento che si verifica questo mese è Giove che dal 16 di maggio entra nel segno del Toro, nella vostra 5ª casa e vi resterà per ben 12 mesi. E ovunque Giove va, impariamo sempre qualcosa di nuovo su nuove tematiche rappresentate appunto dalla 5ª casa questa volta.
E quindi in questo caso su temi legati ai figli, hobby, magari delle attività creative, ma anche su business e investimenti, anche speculativi. E la luna nuova che avviene nella vostra quinta casa il 19 maggio è il momento ideale per seminare nuove intenzioni per quanto riguarda um, i figli, delle attività creative o per quanto riguarda il proprio business, e manifestare nuove opportunità nella vostra vita, perché un nuovo capitolo può iniziare e che durerà per ben 12 anni con Gioveli. Magari qualche Capricorno potrà svolgere delle attività all'estero perché Giove governa la vostra 12ª casa, oppure Giove potrà portare un figlio. Molti Capricorno saranno più ottimisti e più aperti a divertirsi di più, a svolgere più attività creative, magari a fare delle attività sportive. Magari qualche Capricorno single potrà trovare l'amore in questo periodo. Magari è un amore straniero che viene da lontano. Oppure per tutti quei Capricorno che sono intraprendenti, che hanno lo spirito imprenditoriale, questo è un ottimo momento per lanciarsi e creare una nuova attività, perché riceverete una buona dose di fortuna. Ecco. E la luna nuova che avviene nella vostra quinta casa il 19 maggio è il momento ideale per seminare nuove intenzioni su tutto quanto detto su Giove in Toro, specialmente riguardo ai figli, attività creative o per quanto riguarda il proprio business. Magari volete lanciare una nuova attività. Sarà molto ben vista e quindi manifestare nuove opportunità nella vostra vita, perché un nuovo capitolo può iniziare e che durerà per ben 12 anni con Gioveli. Marte invece il 20 maggio lascia il segno del Cancro ed entra nel segno del Leone nella vostra 8ª casa per le prossime 7 settimane, dove vi spinge a essere molto più strategici nelle vostre azioni per quanto riguarda le vostre risorse che condividete insieme a qualcuno, magari al vostro partner. Al tempo stesso siete spinti a cercare più intimità tra le lenzuola, se siete insieme a qualcuno. Cercate soltanto di moderare i possibili conflitti con il partner che Marte può creare qui per quanto riguarda soldi, risorse, il mutuo o i beni che condividete insieme a qualcuno, ok? Questo è tutto per gli amici del Capricorno. Spero vi sia piaciuto il video e soprattutto che vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanella per restare sempre aggiornati, perché ogni mese pubblico dei nuovi video dove analizzo le energie del periodo e soprattutto scrivetemi qua sotto se avete delle domande in particolare oppure dei feedback. Ne sarò molto contento di leggerli anche per migliorare i miei contenuti. Ok? Questo è tutto, vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!